Mi chiamo Marta Giardini e sono una designer. Ho studiato al Politecnico, alla facoltà appunto di architettura, però appunto l'indirizzo di design e prima di questo ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Brera. Ho lavorato con uno dei miei professori che era Andrea Branzi, e, dopodiché ho avuto un'esperienza in azienda da Armani Casa proprio al momento della nascita della collezione. Dopo la Giorgio Armani ho fatto un'esperienza di un anno con Paola Navone dove abbiamo costruito una collezione da zero, una collezione in questo caso era per Gervasoni. Dopodiché mi sono trasferita a vivere in Spagna per lavorare con Zara Home, anche in quel caso è stato uno start-up. Dal 2007, quindi da 10 anni ormai, ho aperto il mio studio. Il mio lavoro è abbastanza vario, nel senso che mi occupo di sviluppo prodotto, ma anche di trend e tendenze, carte e colori per le aziende. Quando mi chiedono appunto cos'è un trend, io lo definisco soprattutto una traccia. La traccia può essere, diciamo, utile a me se devo cominciare un progetto o una collezione, e quindi per dare, diciamo, un'unitarietà a una collezione, o anche a un'azienda se è un team interno all'azienda poi a sviluppare la collezione. Chiaramente i trend fatti per un lavoro che poi svilupperò io sono più astratti, nel senso servono più per traccia, per dare un feeling, un mood e soprattutto per trasferire quale sarà un po' l'immagine generale, i colori, cioè quello che si vuole come sensazione di questa collezione. Quando i trend sono per un team all'interno dell'azienda, io cerco di far che siano i più chiari possibile, cioè ogni immagine racconta una cosa e si cerca di darsi un'informazione unitaria in modo che sia il più possibile interpretabile allo stesso modo, anche perché in quel caso molte teste interpreteranno le stesse immagini. Gli strumenti per la ricerca dei trend sono vari. Prima di tutto la realtà, cioè banalmente, esposizioni, libri, riviste, un po' anche riviste non solo specifiche ma anche di costume. Poi sicuramente c'è una parte molto importante per quanto riguarda la parte digitale, nel senso alcune più specifiche tipo appunto VGSN e altre più anche divulgative come possono essere Pinterest per esempio, Instagram, dove si fa ricerca di immagini e alle volte sono immagini che poi ti permettono di fare altri tipi di ricerche perché loro stesse non sono utilizzabili ma ti aprono le porte o aprono la mente ad ad altre idee. I libri di tendenza classici, come può essere quello di Peclair. Spesso le collezioni che dobbiamo sviluppare sono legate a una stagionalità e ad un'azienda chiaramente. Quindi il processo di lavoro è prima di tutto di ricerca, nel senso di consapevolezza di quali sono i trend di mercato, che cosa stanno facendo gli altri. Noi dobbiamo sapere che cosa c'è, anche per poter scartare delle strade, per poterne scegliere delle altre. Dopodiché ogni trend è chiaramente fatto su misura per il cliente e per le sue esigenze. Se parliamo di un cliente che ha una forte identità, questa rimane sempre come il fulcro centrale ed è quella intorno alla quale poi va a ruotare la collezione. Nel caso invece di department store dove si creano delle collezioni, il brand serve per raccontare delle storie, cioè una linea guida che serve per raccontare delle storie. Normalmente noi presentiamo i trend con immagini stampate che possono essere o composte su pannelli più o meno grandi, 50x70, 100x70, soprattutto se devono essere presentate di fronte a molte persone. Oppure a me piace molto anche un plico, diciamo in questo caso, di fogli di un formato più piccolo come può essere la 3 che vengono diciamo visti uno a uno e creano una sorta di percorso. Questo è fattibile più quando c'è un rapporto uno a uno,
Sicuramente è molto importante anche separare quelle che sono delle immagini di riferimento, cioè prodotti che sono già sul mercato, che possono aiutare a dare l'idea di dove si vuole arrivare, o immagini per esempio legate alla natura, all'arte, a semplicemente sfumature di colore che invece raccontano proprio il feeling coloristico poi della collezione. Sicuramente la curiosità, un po' di intuizione, la comprensione, l'attenzione estetica